Ciao ragazzi, oggi vi mostro il Rolex 3230, è il nuovo calibro che equipaggia tutte le referenze no date di Rolex, quindi per citare alcuni esempi, Oyster Perpetual, Submariner 124060, insomma l'erede del 3130 che equipaggiava gli orologi analoghi che vi ho descritto. Innanzitutto è un calibro questo che, ecco, lo possiamo vedere, conserva un po' l'architettura del 3135 che conosciamo tutti, abbiamo già visto anche più volte. Cambia il design della massa oscillante, cambia però l'imperniamento questa volta, perché l'imperniamento è fatto con un cuscinetto a sfera dove moltissime sfere partecipano poi alla rotazione che deve conservare anche l'inerzia della rotazione della precedente massa oscillante che era imperniata proprio con un perno di massa. Andando a scoprire, intanto guardiamo anche come ruota. Vedete, la rotazione è lineare in tutti e due i sensi, perché vi ricordo, sapete già, è bidirezionale questo calibro. Questa volta il ponte dell'automatico è suddiviso in due, come potete vedere non c'è un ponte unico, quindi data la rimozione della massa oscillante con una chiave con questa impronta, abbiamo la porzione dell'automatico che può essere sollevata quindi dall'alto, andando a lavorare dalla parte superiore. Definisco sempre questi calibri un po' come dei motori tedeschi, perché insomma Rolex, lavorando su questa architettura, pensa anche a quella che sarà poi la manutenzione tecnica dell'orologio, quindi andando a rimuovere questa parte noi abbiamo tutta la parte dell'automatico scoperta con i due invertitori, del quale ne vediamo soltanto uno. Abbiamo poi, ritroviamo la ruota di conduzione. In questo punto invece c'è la ruota che comunica, che impegna direttamente con la massa oscillante, contrariamente invece a come avveniva prima, perché prima era direttamente al di sotto, ecco, imperniata direttamente sulla massa oscillante, c'era una sorta di pignone, di rinvio. Invece questa volta abbiamo una ruota tangente che va ad impegnare con i denti della massa oscillante. Tolta poi la parte dell'automatico, ritroviamo il rocchetto e questi qua che vi muovo in questo momento, ecco, sono i rinvii della ruota corona. Quindi la trasmissione avviene per andare vedete, per andare a imprimere la ricarica in automatico. Scoprendo alcune volte, ecco, andiamo a vedere quello che è il trascinamento anche della massa oscillante. Sono prove che abbiamo visto molte volte insieme per verificare lo scollegamento fra la corona e la parte finale della massa oscillante. E poi ritroviamo sempre il bilanciere con doppio ponte trasversale, abbiamo la spirale Parachrome. E poi una cosa particolare che si è persa, la vediamo sulle bride, perché le bride questa volta non sono anti-FOD, cioè anti-smarrimento o comunque che possono creare problemi svistandosi. Qui ritroviamo delle semplici bride, lo vedete, una, due, eccola qua, classica, una e due qui. Quindi abbiamo perso quella particolarità che aveva Rolex rispetto a tutti gli altri orologi. Diciamo che da questo punto di vista facciamo un passo indietro per quanto riguarda. Ma adesso facciamo una cosa, andiamo a vederlo un po' più da vicino perché vi faccio vedere ancora qualcosina. Dunque ragazzi, state osservando delle immagini rare, anzi uniche, su YouTube Italia e Mondo, quindi iscrivetevi a Watch Fun per avere a pagamento ad alta risoluzione. Andiamo a vedere, ecco, quello è l'albero dei secondi che stiamo vedendo ruotare. La posizione delle ruote rispetto al 31-35 è variata, la posizione è contrapposta, anzi sovrapposta delle ruote, quindi non più trasversale quanto lo era sul 31-35. Questo consente una dei tanti motivi per cui Rolex definisce questo calibro
più efficiente rispetto al 31-35, anche se poi il numero di giri della massa oscillante sono sempre gli stessi per compiere un giro di rocchetto. E vi faccio vedere dov'è il rocchetto. Eccolo qua. Questo è il rocchetto di cui vi ho indicato prima. Se vedete qualche piccolo pulviscolo, non vi preoccupate, sarà tutto eliminato per rendere di nuovo questo calibro operativo. Adesso diciamo che siamo in modalità di visione dimostrativa. Questa è la parte che vi dicevo prima, vedete, questa è la ruota, state vedendo il pignone della ruota che poi è in contatto con la massa oscillante che fa presa direttamente per andare a... eccolo, aspettate che... eccolo qui. Questi sono gli invertitori e vedete il cricco che lavora, è uno dei due invertitori che poi trasmette il moto a questa, che è la ruota di trasmissione dell'automatico, che poi porta nella parte sottostante, lo andiamo a vedere, il cricco a cadere a baionetta in mezzo ai denti del rocchetto. Quindi se io faccio avanti e indietro un po' di volte, vediamo un attimino se lo vediamo, lo vedete la punta del cricco, eccolo lì, guardate, siamo proprio, ecco, si è rilasciato. Quindi adesso con qualche giro, di nuovo, eccolo qua. Sono 31 i rubini, come potete vedere, sono cambiate anche le finiture. Per esempio, ecco, questa qua è il rinvio intermedio poi della ruota corona, la ruota di carica, che vi mostro un attimino nel suo lavoro. Vedete, è una ruota questa che è stata incamiciata, cioè è una ruota che al centro ha una boccola in acciaio per evitare che ci sia lo strofinamento durante la rotazione dell'acciaio della ruota direttamente sul tenone che è in ottone, per non creare poi un attrito che genererebbe del debris che va a inchiodare la ruota. Quindi essendoci questa sorta di camicia in acciaio, vediamo se riesco a indicarvela, ecco, una sorta di camicia in questo punto, lo sfregamento della componentistica metallica con l'acciaio non genera debris, contrariamente invece all'ottone che invece, ovviamente, scusate, è sempre un po' il gioco di parole, è più tenero andando a creare dei debris. E qui vediamo la rotazione, ci muoviamo ancora, attraversiamo la parte, il cuscinetto a gabbia l'abbiamo visto, guardate anche il tipo di cianfrinatura della massa oscillante per andare ad imperniarla, il tipo di chiave che viene utilizzata, ricordo un po' delle chiavi in aeronautica definite zampa di gallina, e questa è molto particolare, è una chiave proprietaria. Andiamo a vedere adesso la cosa più interessante. Questa è la nuova KIF che utilizza Rolex, guardate che roba. Poi per il resto si parla sempre di un doppio ponte trasversale con regolazione per l'altezza e la curva che determina poi questa curva, ecco la curva del bilanciere su questa spirale paracrom che vado, eccola qua, guardate come trema ancora, dopo aver fermato il bilanciere per circa un secondo e mezzo, si muove ancora. Guardate la particolarità dell'alleggerimento dello scappamento alleggerito, e questa è la levata di uscita. Guardate quanto è stata assottigliata per ridurre al minimo poi l'attrito con rispetto al 31-35. Potete vedere poi un 31-35 in uno dei tanti video che vi ho mostrato. Guardate che disegno, molto molto bello. E poi eccolo qua, esempio di micro stella di regolazione, cosa molto buona che fa Rolex, mantenere la stessa impronta, quindi non variando come fa Omega tutte le chiavi ogni volta che si cambia un tipo di calibro. E siamo qui alla prova funzionale, guardate un po'. 259 meno 3, considerate che questo orologio è girato tutto il giorno,
sogniamoci quelle amplitudini sbalorditive di 315, 320 gradi addirittura. Ho visto alcune volte sulla serie 31-35. Qui ragazzi le amplitudini sono molto più basse e state vedendo anche. C'è una regolazione che è un meno 3, se consideriamo, ecco, lo spostamento. Io adesso ho impostato l'angolo di levata a 53 gradi perché 53 gradi sembra sia l'angolo di levata per questa referenza. E abbiamo comunque con meno 3, considerando lo 0, abbiamo 3 secondi di variazione a 243 gradi, anche se il valore scenderà fra poco perché lo stiamo vedendo indicare 0, ma ecco, praticamente abbiamo all'incirca un secondo di variazione a 235. Guardate quanto girano basse queste amplitudini. Andiamo di nuovo, cambiamo posizione e abbiamo messo quadrante alto, vediamo cosa succede. Meno 1, vedete, meno 1, quindi siamo sempre prossimi al valore di meno 3 di cui vi ho parlato. Ed eccoci di nuovo qua ragazzi, abbiamo visto anche da vicino questo nuovo calibro di Rolex che servirà questi orologi per i prossimi 30 anni, oggi siamo nel 2023, quindi diciamo che lo vedremo parecchio sugli orologi Rolex. Capiterà poi ancora magari di vederni insieme, voi però iscrivetevi a Watch Fun, attivate la campanella delle notifiche per scoprire altri contenuti interessanti, informazioni e curiosità. Mi trovate anche su Instagram WatchFun80. Ciao a tutti ragazzi, mettete anche un like.